Lavoro all'unità Open Science dell'Università di Torino, con la quale abbiamo organizzato questa serie di corsi per tutto il consorzio. Abbiamo avuto 5 incontri, in particolare sull'Open Science, quelli che ho tenuto io. I primi 2 erano un po' in generale per far capire perché serve l'Open Science oggi, è una cosa a cui tengo molto, quindi vedere che cosa non funziona nella comunicazione scientifica attuale e perché abbiamo bisogno di questa alternativa open. Poi abbiamo avuto 2 sessioni specifiche sulla gestione FAIR dei dati della ricerca, che ormai è ineludibile in Europa se vogliamo far parte di questo processo verso la European Open Science Cloud, che appunto si basa sui dati FAIR, e una sessione più specifica ancora su come entra la Open Science nei progetti europei, quindi in Horizon Europe. Devo dire che i corsi hanno avuto un buon seguito, sia quando sono stati tenuti, e poi posso darvi qualche numero: abbiamo quasi 500 download in Zenodo, perché tutto il materiale, ovviamente essendo open, è a disposizione su questo repository che si chiama Zenodo, quindi abbiamo 500 download, e anche sui vari canali YouTube di UNITA siamo arrivati a 200 visualizzazioni, quindi insomma comunque è un argomento secondo me di grande interesse, in cui nella comunità scientifica ancora c'è poca conoscenza o poca consapevolezza, o si tende a vedere l'open science ancora solo come una serie di regole, mentre è importante capire il perché, quindi capire che è un modo diverso di fare scienza, i cui benefici sono soprattutto per la scienza, perché è più solida, è più riproducibile, perché tutti i dati sono trasparenti, le metodologie sono trasparenti. Quindi diciamo che il primo vantaggio dell'open science è proprio per la scienza stessa, e poi perché abbiamo una scienza che è più rispondente ai bisogni della società. Quindi questi erano un po' gli argomenti dei corsi che ho tenuto io, che sono stati poi complementati da altri 3 corsi tenuti dai colleghi francesi, uno proprio con un focus sull'open access, quindi vedere le modalità dell'open access, quindi la modalità open per i testi, e altri 2, uno sugli identificativi e uno più sugli aspetti legali della condivisione del sapere. Quindi direi che in totale abbiamo fatto un corso organico, ecco, che cercava di trattare proprio tutti i temi più importanti in area open.